siamo in Repubblica di San Marino. Qui è Montegiardino, mi chiamo Paolina, sto preparando gli strozzapreti con le mie melanzane e salsiccia. Paolina lives in San Marino, the world's oldest continuous micro-republic. These are the Tre Castelli, 3 medieval watchtowers, which are the symbol of San Marino. Before we start Paolina's strozzapreti, please support our work and become a member of the Pasta Grannies YouTube channel. First, Paola shows us her vegetable garden or orto. She picks 4 melanzane or aubergines for her sauce. Questi sono i nostri, di nostra produzione. These tomatoes are hung where it's dry and breezy, and they'll keep all winter. Paolina starts by making the sugo. She dices a shallot and puts it in a pan. She then chops the aubergines with a mezzaluna for finer pieces and adds them to the shallot. Paolina crumbles 3 pork sausages into the mixture. These are seasoned with salt and black pepper. She pours over a little olive oil and then fries the mixture, breaking up the sausage with a fork. Paolina says cooking everything together at the same time makes it a lighter dish. This is around 200 grams of more coarsely ground type 1 flour. It's made from wheat which her son grew and took to the local mill, which stone grinds the wheat. She pours a little water into the flour well and then cracks in an egg. The egg is optional, she says, and many cooks don't bother with it. Ci mettiamo anche un pizzichino di sale, che così tiene più al giro. Paolina adds a pinch of salt, which she says helps with the rolling of the strozzapreti. Once she's formed the dough, she kneads it until it is smooth. Paolina, chi ti ha insegnato a fare gli strozzapreti? Andando con a queste feste, perché al momento la mia mamma è venuta a mancare molto giovane e allora non si facevano, 40 anni fa non si facevano. Io ho sempre partecipato alle feste e ho imparato a queste feste e qui a Montecolombo, Rimini, c'è proprio la sagra dello strozzaprete. Questa è una farina che la uso ma è un po' maledetta. Perché è maledetta? Perché è molto... non si rompono. This flour is low in gluten, hence the dough crumbles easily. She leaves it to rest for 10 minutes in a plastic bag so it doesn't dry out. Paolina turns her attention to the sugo. Questo è il pomodoro che faccio io, con i miei pomodori. È molto denso, vedi, perché quest'anno il pomodoro era molto buono, molto. Guarda, non c'è l'acqua per niente. She adds a bottle of homemade passata and leaves it to simmer for another 45 minutes or so. Cominciamo a tirare gli strozzapreti. Quindi insomma la mamma non ti ha insegnato a fare gli strozzapreti? No, perché... Ma fino a che età quando hai cominciato? A 30 anni più o meno. Però io sinceramente mi piacciono, ma in casa non è che li faccio molti perché siamo in tanti e ci vuole un sacco di tempo. Quando ho le bambine che mi danno una mano le faccio, se non ho le bambine non è che le faccio più di tanto, perché non è come la tagliatella che aumenta, lo strozzaprete no, faccio meglio. Paolina's mother died when she was young, so she learned to make strozzapreti helping at the local sagra of food festival. Sottile Sì, poi. devi farli, se no vengono troppo duri. The pasta sheet should be thin, but not as thin as for tagliatelle. She slices it into 1 centimetre wide strips. She keeps her hands slightly damp. Paolina takes each one and rolls it between the palms of her hands to twist the pasta. Sembra una macchinetta? She pulls off the twisted length to create the strozzapreti. The name means priest stranglers.
and the shape and technique varies a little bit around the region. Questo è la striscia. Sì. Così, guarda. Ok. Intanto taglio, non perdiamo tempo. Sì. Ma sì, look. It's not going anywhere. Così, guarda. The key is not to have floury hands, which make it difficult to roll the pasta, as I discovered. It's too slippy. È facilissimo. Se arrivano alle mie bambine dopo... Okay, so there's your trick. If it's slippy, get your hands wet. I think it's easier on I think it's also that I'm left-handed. There. I found my rhythm. You can in fact use the board, but this is Paolina's favoured way. Lo giri sulla mano e lo rompi, lo tagli col pollice. Vedi? Pochissimo uovo. Ho sempre lavorato nelle industrie, tessili, mobilificio, sempre 39 anni e mezzo di industria ho fatto. Soon there's enough for supper. Si aprono tutti. Paolina's grandson, Andrea, comes in from school. Mettiti qua vicino a nonna. Ciao Andrea! Ciao! Ciao! Allora, la nonna ha detto che sei bravissimo. Certo. Paolina explains when there's oil on top of the sauce, it's done. Paolina and Andrea put the pasta into boiling salted water. They need to cook for a couple of minutes. Paolina shows us some sugo she made earlier. Questo è il sugo che ho fatto stamattina, è già pronto, che c'è l'olio più scuro e anche il ragù stesso è più scuro. Quello è quello che abbiamo fatto al momento. She drains the strozzapreti and places them in a serving bowl. Paolina spoons in enough sugo to coat the pasta and no more. Andrea, a te com'è che ti piace? Con tanto sugo o poco? E con una via di mezzo, perché troppo sugo e troppo saporite. Con meno non sa di niente. Questi sono perfetti per me. This has Andrea's approval. And of course, Paolina and Andrea are our taste testers this week. Ecco, i nostri strozzapreti sono pronti. Penso che siano che buonini. Ci ho messo tutto l'olio di gomito. Bravissima! Mai dire di no. Buon appetito! Come back next week when Iole and Giuseppina make palotte, special cheese dumplings from Abruzzo.